Oggi vi propongo una focaccia di patate ripiena con porri, carote, olive, rosmarino e altre spezie. Una ricetta semplicissima ma davvero buona e saporita, adatta a tutti, grandi e piccini. È perfetta per merenda, ma ci potete anche pranzare, cenare, o può essere anche servita come antipasto o come secondo contorno. E soprattutto è senza lievito. Vediamo come prepararla. Ci serviranno 2 porri grandi e una carota grande. Incidiamo il primo strato e lo leviamo. Lo dividiamo a metà e poi lo tagliamo in questo modo. Mettiamo un po' d'olio d'oliva in una padella e dopo che si sarà scaldato possiamo aggiungere i porri. Diamo una mescolata e poi tagliamo le carote. E queste le dovremo tagliare a piccoli cubetti per intendersi delle dimensioni di quando si fa un soffritto. Io mi trovo bene a tagliarle in questo modo. Ecco, ora che abbiamo tritato le carote possiamo aggiungerle in padella. Mescolate e poi aggiungete questo mix di spezie con pepe nero, curcuma e altre spezie come paprika, alloro, cipolla e origano. Aggiungete un po' di sale. Tritiamo circa 25 olive, io le ho utilizzate verdi ma stanno benissimo anche quelle nere, infatti ogni tanto la faccio anche con quelle nere, gli darà solo un gusto un po' più intenso. Dopo circa 10 minuti da quando abbiamo aggiunto le carote possiamo aggiungere le olive e subito staccare il fuoco. Poi tritiamo una manciata di rosmarino da aggiungere al ripieno. E un'altra manciata da aggiungere all'impasto. Ci serviranno 650 g di patate bollite, io le ho pesate dopo averle bollite, e 220 g di farina di tipo 1. Ho aggiunto 5 pizzichi di sale e poi il rosmarino. Mescoliamo bene e poi ungiamo una teglia antiaderente oppure ci mettiamo della carta da forno. Ci servirà lo schiacciapatate. Dopo averle schiacciate tutte possiamo aggiungere sul piano anche la farina. Impastiamo con le mani in questo modo e poi ci aiutiamo con la spatola. Una volta che l'impasto si sarà compattato, formiamo una pallina. E poi dividiamo l'impasto a metà. Mettiamo un po' di farina sul piano di lavoro in modo che non si appiccichi e poi stendiamo in questo modo con le mani. E poi per fare un cerco più preciso ed omogeneo ci aiutiamo con il mattarello. In questo passaggio cercate di essere molto delicati per evitare che si rompa l'impasto. Aggiungete il ripieno lasciando circa 1 centimetro dai bordi e poi fate la stessa cosa con l'altra parte dell'impasto. Sigilliamo i bordi con le dita in questo modo e poi spennelliamo la superficie con un po' d'olio di oliva.
Inforniamo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per mezz'ora. Passato questo tempo lasciatela altri 10 minuti a 210 gradi per renderla più croccante. E anche con oggi è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato di ispirazione e che proverete a fare questa ricetta. E se la proverete a fare a casa vostra, taggatemi su Instagram, questo mi farebbe davvero molto piacere. Grazie per essere stati qui con me, noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Dai Colore ai Sapori. Ciao!